Ciao a tutti. Dominare un narcisista è un'impresa ardua e sembra quasi fantascienza, ma come si suol dire nella vita nulla è impossibile. In realtà esiste una donna in grado di mettere a tappeto il narciso e questo video ha l'obiettivo di dare una serie di chiarimenti realistici su come finalmente è possibile battere il narcisista. Innanzitutto desidero premettere che sia la donna dalla quale a breve parlerò che il narciso hanno in comune la dipendenza affettiva, che è un meccanismo psicologico che va per assurdo a colpire le medesime paure celate di abbandono che ha anche il narcisista. Il narciso non lo sa, ma quando incontra questo tipo di persona, lui ne va fiero, con la convinzione che sarà un gioco da ragazzi. Ma non è così, poiché questa donna ha la capacità di sferrare colpi durissimi al narcisista e senza tante spiegazioni. Tanto è vero che il narciso non avrà la possibilità di seguire il suo solito schema, come love bombing, la sottomissione, e la svalutazione e per concludere lo scarto, perché verrà bloccato sul nascere. Sto parlando della donna super empatica, che solitamente si presenta come una persona affabile, passionale, che non tollera le ingiustizie, non sa mentire, mantiene le promesse, ha dei reali valori morali, insomma la vittima perfetta destinata a diventare la fonte primaria del narciso. Ma quello che non si aspetta il narcisista è che la sua nuova vittima, piena di qualità, ad un tratto ha la facoltà di rigirare la frittata, pretendendo gli stessi benefici che solitamente è proprio lui a esigere. Da precisare che anche la persona empatica ha un lato del carattere narcisistico sano, ma nel momento in cui si sente violata, tale aspetto narcisistico velato prevale sulla sua indole empatica, rendendola una vera e propria narcisista. Vale a dire che quando la vittima si accorge che il narciso si sta prendendo gioco di lei, il narcisista ha vita breve, in quanto da quel momento in poi lui stesso viene messo sotto processo, respinto, svalutato, schernito e messo davanti alle sue responsabilità, dovendo pure dare dei chiarimenti, ragion per cui il suo controllo della relazione andrà a svanire. In questo frangente solo due cose possono accadere. Il narciso farà credere alla sua vittima di voler lasciarla e questo sarà un tentativo di riprendere il potere. Ma se questo non andrà a buon fine, attuerà lo scarto finale, che comunque non sarà quasi mai per sempre. Da tenere presente che per il narcisista non sarà facile, anzi posso dire che sarà un'impresa ardua a trovare un'altra vittima super empatica. Ma ti chiederai in che modo questo tipo di donna è riuscita a mettere il narciso a tappeto. Ed è precisamente qui che inizia lo scontro. A questo punto la donna empatica finalmente si appropria in tutto per tutto della sua parte narcisistica, che da dormiente diviene dominante, un lato di cui il narciso non conosceva. In breve, la super empatica ha come una metamorfosi che in gergo battezziamo come supernova. In poche parole, la situazione si è ribaltata e la vittima non è più vittima, ma una guerriera che porterà avanti una battaglia senza fine e imporrà al narcisista un senso di giustizia, di vendetta e farà in modo che la verità esca fuori sotto gli occhi di tutti. Infine, la supernova attuerà un no contact serrato con una resilienza tale da mantenerlo nel tempo in maniera ostinata. Ma cosa ancora più interessante e intrigante è che utilizzerà le scarse energie per consolarsi e in questo modo riuscirà a stabilire una crescita per se stessa. Tale forza appresa le servirà per lasciarsi dietro alle spalle le violenze psicologiche e molte volte anche fisiche, riuscendo così a rinascere e a raggiungere la serenità.
Tutto ciò andrà a distruggere completamente il narciso, che a sua volta non riuscirà a dimenticare la sua vittima prescelta, poiché la cercherà mediante conoscenti in comune o sui social media. E ogni volta che la supernova tornerà nella mente del narcisista, sarà per lui come un pugno nello stomaco, che potrebbe provocargli il temuto crollo narcisistico. Se desideri aggirare le astuzie del narciso con delle tecniche comportamentali, continua a seguire il video. Ecco alcune regole da applicare. Imponi limiti invalicabili. Un altro punto cruciale: non rinunciare mai alla tua indipendenza. In questo modo vai a diminuire la sua sfera di potere. Mantieni sempre la calma. Informati il più possibile sul narcisismo. Esponi le tue idee con forza e determinazione. Se mette in atto il silenzio punitivo, lascialo lì da solo e digli che quando avrà finito lo accompagnerai all'asilo. Se inizia col gaslighting, fagli presente che solo i narcisisti si comportano così e che con te non attacca. Se cerca di farti sentire in colpa per qualcosa, sorridi e digli: metti la testa a posto. Se ti accorgi che ti mente, digli in modo deciso: non ti credo. Abitualo a sentirsi dire no. Ogni volta che il tuo narciso si comporta male, faglielo presente senza timori. Non aver paura di lui. Se cerca di sminuirti, chiedigli: stai parlando di te stesso? Fagli presente che quello che ti sta obbligando a fare a te non interessa e che non lo farai solo perché te lo dice lui. Fallo scendere dal piedistallo. Rispetta te stesso. Se vuoi approfondire questo tipo di tecniche, segui il video contro manipolazione. Anche tu sei una supernova. Lascia una tua testimonianza, è fondamentale per tutte quelle donne che sono ancora incastrate in una relazione tossica. Tu le puoi aiutare a comprendere tanti meccanismi narcisistici. Grazie per avermi seguita.